Da ormai ben più di 10 anni parlo inglese quasi ogni giorno. Diciamo, la lingua inglese è veramente una parte importante della mia vita quotidiana. Anche se non vivo in un paese anglofono, comunque sia su internet, sia con alcuni miei amici che magari non sono italiani e che quindi non parlano italiano, uso la lingua inglese costantemente. E in più la gran parte dei contenuti, diciamo, che consumo su internet durante le mie giornate sono in inglese, ok? Quindi, in poche parole, l'inglese è parte integrante della mia vita quotidiana. Eppure, dopo tutti questi anni e dopo tutte le volte in cui ho parlato inglese nella mia vita, ci sono ancora alcune cose che io, in quanto italiano, non riesco ad esprimere appieno in inglese. C'è tutta una serie di espressioni così tipicamente italiane che sono veramente difficili da rendere in inglese. E premetto che non è che queste espressioni proprio non esistano o non abbiano alcun tipo di corrispondente in inglese, ma sono delle espressioni italiane che in inglese magari non hanno la stessa forza espressiva che avrebbero in italiano, oppure magari in inglese non esiste un'unica parola per esprimere questo concetto, ma bisogna trovare espressioni diverse e parole diverse a seconda delle circostanze. Quindi nel video di oggi vi voglio presentare 9 di queste espressioni che io, in quanto italiano, nella mia vita quotidiana userei tutti i giorni, ma che quando devo parlare inglese non ho modo di esprimere allo stesso modo. La prima di tutte per me è dai. Ora qualcuno mi dirà, beh, dai si può esprimere con come on in inglese, però in realtà non è tutto quello che la parola dai esprime, perché a seconda del contesto e delle circostanze la parola dai può esprimere una serie di significati che vanno oltre quello di come on. Per esempio, in alcune circostanze può essere usato come un modo di dire per favore, please. Per esempio, se fai dai, ti prego, stai cercando di convincere qualcuno, stai insistendo in una richiesta. Oppure in una frase come non è male, dai. Stai dando a questo dai un valore concessivo, in un certo senso, non so se questo è il termine tecnico esatto, però stai esprimendo il fatto che tu stia facendo un certo tipo di concessione, ok? A questa cosa di cui stai dicendo che non è malissimo. Dai, ti concedo questo complimento dicendo che non è malissimo. Un'altra parola che in inglese e in tante altre lingue si esprime con una serie di parole diverse a seconda delle circostanze e che soprattutto, secondo me, non ha la stessa forza espressiva in inglese è basta. Basta in linea di massima vuol dire enough oppure stop. Però queste due parole non esprimono, secondo me, la stessa forza viscerale che può avere basta quando detto da un italiano. In più, un'altra cosa che è difficile da esprimere in inglese è il fatto di usare basta seguito da che e congiuntivo. Quindi, per esempio, se vuoi dell'aiuto con i tuoi compiti di matematica, basta che tu chieda aiuto a mio fratello, che è molto bravo, ok? Il che significa che tutto ciò che devi fare è chiedere aiuto a mio fratello. Non devi fare altro che chiedere aiuto. È sufficiente che tu chieda aiuto. Poi, la prossima espressione è che schifo. Che schifo in inglese si può esprimere in tanti modi diversi, per esempio that's gross, ew, yuck, tutte queste espressioni qui. Però diciamo che a seconda delle circostanze bisogna usare un'espressione diversa. In più, in italiano, l'espressione che schifo non indica solo disgusto per qualcosa di effettivamente ributtante, disgustoso,
ma puoi esprimere per esempio il fatto che semplicemente qualcosa proprio non ci piaccia. Per esempio, se stiamo guardando la televisione e cambiamo canale e improvvisamente ci troviamo un film che non ci piace, che sappiamo, che conosciamo, e sappiamo che non ci piace, possiamo dire che schifo questo film, ma chiaramente in inglese non diresti you o non diresti this movie is gross. Meno male. Dunque, meno male esprime sollievo in italiano, ok? Quando dici meno male vuol dire che ti aspettavi che una cosa brutta accadesse o comunque avevi qualche sospetto che una certa cosa andasse a finire male, e invece poi va a finire piuttosto bene. Qua in inglese c'è una serie di modi diversi, però alcune volte proprio non funzionano. Però diciamo che i due modi, le due traduzioni principali che mi vengono in mente per questa espressione meno male sono thank God oppure good thing that, eccetera. Ora, io preferisco non usare per esempio espressioni come thank God perché sono espressioni religiose, però insomma non è niente di grave, le espressioni religiose fanno parte di tante lingue. E l'espressione good thing da sola non funziona molto, mentre in italiano si può tranquillamente dire ah, meno male, così. In inglese forse un modo di esprimere quest'idea potrebbe essere phew, oppure that was close. Insomma, penso che meno male incapsuli tutti i significati espressi da tutte queste parole e da tutte queste espressioni in una sola espressione. Poi, la prossima parola è mica. Ora, mica ha una quantità di usi enorme, quindi farò molta fatica a spiegarveli tutti, quindi non ci provo neanche, ma per darvi un'idea generale, mica è un rafforzativo della negazione non. Per esempio, se qualcuno presume che una persona sia tuo amico e quella persona proprio non è tuo amico, puoi dire ma lui non è mica mio amico. In questo modo state proprio sottolineando che l'eventualità che questa persona sia vostro amico è completamente, diciamo, inconcepibile, lontanissima dalla realtà. Oppure aggiungere mica può aiutare ad esprimere il fatto che temiamo che una cosa possa essere vera. Per esempio, se domandiamo a qualcuno ma non ti piacerà mica quel gusto di gelato, riferendoci a un gusto di gelato che a noi proprio fa schifo, che non ci piace per niente, in questo modo esprimiamo un pochino il fatto che la possibilità che a questa persona piaccia quel gusto di gelato quasi ci spaventa. Poi, un classico dei concetti italiani difficili da esprimere in inglese è ormai. Credo di averlo già menzionato in un altro video, ma comunque riprendiamolo. Ormai è una parola che indica il fatto che a questo punto sia difficile cambiare le cose, cioè che non ci sia più nulla da fare, nessuna opzione rimasta per raggiungere un certo obiettivo, che sia troppo tardi. Per esempio, se qualcuno tanto tempo fa mi ha prestato un oggetto e dopo tanto tempo lo rivuole indietro, vuole che io glielo restituisca e mi dice per favore mi puoi restituire quella cosa che ti ho prestato tempo fa? E io nel frattempo o ho perso questo oggetto oppure l'ho dato a qualcun altro, posso rispondere a questa persona mi dispiace, ma ormai non ce l'ho più. Il che significa che è troppo tardi e non ce l'ho più, non ho più questa cosa. Oppure può esprimere l'idea di a questo punto, at this point. Per esempio, se stiamo cercando di fare delle ipotesi su quanto distante sia arrivata una persona che sta facendo un viaggio in macchina, per esempio se stiamo aspettando un amico che ci deve raggiungere da un posto molto lontano e sono già passate per esempio un paio d'ore, potremmo dire in una conversazione una cosa di questo tipo. Io chiedo al mio amico, ma secondo te Marco dove sarà in questo momento? E il mio amico mi risponde, ma sono passate 2 ore, ormai sarà quasi arrivato. La prossima espressione è uffa.
Uffa è un'espressione usatissima dagli italiani, a volte anche modificata in uffi oppure uff. Comunque è un'espressione che indica delusione oppure nervoso, insomma indica il fatto che una certa cosa non ci fa molto piacere, ci rende tristi oppure ci rende irritati, ci rende annoiati, ci rende infastiditi, quindi ci infastidisce, insomma tutta una serie di emozioni negative. E devo dire che in inglese è sempre un po' difficile esprimere questo concetto con una parola sola. Diciamo che c'è un verso che fanno gli anglofoni che però non è proprio la stessa cosa. Poi un'espressione molto simile, ma molto più forte e anche volgare, quindi fate attenzione ad usarla, è l'espressione che palle, che è un'espressione usatissima in italiano per indicare, insomma, tutto questo tipo di cose. Il fatto che siamo infastiditi, il fatto che siamo annoiati, il fatto che siamo un po' arrabbiati, che qualcosa ci dà fastidio e ci mette di cattivo umore. Poi un'altra espressione che è un po', diciamo, un'espressione che si usa in modo comico per far ridere, un po' anche per prendere in giro, è l'utilizzo di buonanotte oppure buongiorno per dire che qualcuno proprio non riesce a capire una certa cosa o è ben lontano dall'arrivare a un certo obiettivo. Per esempio, se abbiamo passato 20 minuti a cercare di spiegare una certa cosa a un nostro amico e questo, dopo questi 20 minuti di spiegazione, dimostra di non aver ancora capito niente, potremmo dirgli buonanotte. Oppure se stiamo parlando di sempre uno scenario come quello di cui ho parlato prima, cioè di una persona che ci deve raggiungere arrivando da un posto molto distante e gli chiediamo al telefono dov'è, a che punto è, dove è arrivato, diciamo, nel suo percorso per raggiungerci, e questa persona ci dice sono ancora a 50 km di distanza. E noi potremmo rispondere buonanotte, che significa insomma ci metterai ancora tantissimo tempo, la strada da fare è ancora molto molto lunga. Infine, l'ultima espressione che a me piace molto e che uso tantissimo in italiano è ci sta. Ci sta vuol dire ok, va bene, sono d'accordo per fare questa cosa, oppure questa cosa è fattibile, questa cosa può essere qualcosa che a me piacerebbe fare. In inglese si potrebbe forse rendere con espressioni come I'm down, I'm in, oppure sounds good. Insomma, non sono proprio la stessa cosa. Come dicevo prima, non hanno lo stesso potere espressivo dell'espressione italiana, ma insomma sono delle traduzioni molto vicine a ci sta. Bene, per questo video è tutto. C'erano alcune espressioni che conoscevate già e ce n'erano altre che non conoscevate. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se avete imparato qualche espressione nuova con questo video e anche fatemi sapere se nella vostra lingua madre ci sono delle espressioni che proprio non riuscite ad esprimere in inglese oppure in italiano o in qualsiasi altra lingua straniera che voi parliate. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!